Tutti i sogni degli Straw Hat esistono già nel mondo. Diventare re dei pirati, trovare il One Piece, disegnare, perché no, la mappa del mondo. Sì, sogni impossibili, ma hanno senso nel mondo di Oda. E poi c'è il sogno di Sanji, un mare unico, un posto dove si incontrano i pesci di tutti gli oceani, nord, sud, est e ovest, tutti nello stesso punto. Da 70 anni lo chiamano una leggenda, una favola solo da ubriaconi, un sogno romantico di un cuoco che non sa stare con i piedi per terra. E invece? Invece quel mare esiste davvero e non in One Piece, qui nel nostro pianeta. La scienza lo descrive, lo misura e ci mette sopra una coordinata geografica. E Oda lo sapeva già, quando aveva 23 anni e stava disegnando il Baratie. Signori miei, benvenuti su Akira Popcorn. Oggi scopriamo cosa ha visto Sanji che nessun fan, dico nessuno, ha ancora nominato. Naturalmente partiamo da Sanji. Sanji non sente parlare dell'All Blue da qualcuno in un porto. Lo legge su un libro. Un testo che descrive un punto preciso dell'oceano dove le correnti di tutti e quattro i mari si incontrano. Un ecosistema che non dovrebbe nemmeno esistere. Un bambino normale avrebbe pensato bella storia e avrebbe solamente girato pagina, ma Sanji no. Perché Sanji non è qualcuno che guarda il mare solamente da lontano, è uno che osserva, uno che studia, uno che conosce la differenza tra un pesce d'acqua fredda e uno, possiamo dire, tropicale meglio di qualsiasi biologo. Il cibo per lui non è mai stato solo sopravvivenza, è stato linguaggio. Ed è attraverso quel linguaggio che ha capito qualcosa che nessun altro aveva ancora formulato. Che se esistono pesci diversi, in mari diversi, da qualche parte deve esistere il punto dove quei mondi si toccano. Lo capisce da bambino, in una cucina, su un libro. Ed è questa la cosa bella. E da quel momento non pensa più a questa cosa come un sogno, ci pensa come una destinazione. E poi c'è Zeff. Zeff non è un personaggio secondario della storia dell'All Blue. È la prova che questa cosa esiste al di fuori della testa di Sanji. Zeff ha navigato il Grand Line, il mare più pericoloso del mondo. Ha visto tempeste che non hanno neanche un nome, creature che non compaiono su nessuna mappa. Non è un uomo che si lascia ingannare dalle favole, assolutamente, è uno che ha viaggiato. Eppure quando parla dell'All Blue non sorride con indulgenza, lo dice come se stesse descrivendo un porto che ha già visto. Questo è il primo dato che conta davvero. Non è la fantasia di un bambino, è qualcosa che un navigatore esperto prende sul serio. Qualcosa che ha cercato, qualcosa per cui vale la pena restare in un ristorante galleggiante ad aspettare qualcuno che lo trovi al posto suo. Adesso fermiamoci un momento. Nel mondo di One Piece esistono 4 oceani: Nord Blue, South Blue, East Blue e West Blue. 4 bacini distinti con 4 ecosistemi separati. 4 mondi biologici che non comunicano tra di loro. Ma separati da cosa? Dalla Red Line, l'abbiamo già visto in un altro video. Una catena montuosa continua che gira intorno all'intero pianeta senza interruzioni. Non c'è un passaggio e non c'è un varco naturale, è una barriera assoluta. Fisica e totale. Alta abbastanza da separare non solo i mari in superficie, ma le correnti in profondità, le temperature e la chimica stessa dell'acqua. Ma pensateci in termini pratici. Un pesce nato nel Nord Blue non ha mai visto un pesce del South Blue. Non perché non possa nuotare fino a lì, ma perché non esiste neanche un fino a lì. La barriera è completa. Gli ecosistemi si sono evoluti in isolamento per millenni. Specie diversi, adattamenti diversi e biologie diverse. E Sanji dice che esiste un posto dove si incontrano tutti, contemporaneamente nello stesso specchio d'acqua. Non un ogni tanto, non abbiamo qualche migrazione stagionale, tutti. Ma come? È impossibile per definizione. La geografia del mondo di Oda lo rende strutturalmente impossibile, quindi non mangiatemi nei commenti. Eppure Zeff non ha mai smesso di crederci e Oda non ha mai smesso di costruire indizi intorno a quel sogno. Il che significa che da qualche parte nella storia c'è una risposta e quella risposta non è assolutamente romantica, è scientifica. Adesso usciamo un attimo da One Piece e restiamo sul pianeta Terra. Gli oceani del nostro mondo sono separati, non da una red line, da qualcosa di più sottile e per questo ancora più difficile da vedere. Correnti, temperature e salinità diverse.
strati di acqua con densità diverse che non si mescolano, barriere invisibili che la vita marina rispetta da milioni di anni, non perché qualcuno glielo abbia ordinato come Imu, ma perché ogni specie si è evoluta in un ambiente preciso, lo sappiamo bene, e quell'ambiente ha una chimica, una pressione, una temperatura a sé stante. Spostatela di qualche grado e l'animale non sopravvive. È un muro biologico prima ancora che geografico, esattamente come possiamo dire nel mondo di Oda. Ma c'è un fenomeno, signori miei, che gli oceanografi studiano da decenni e che la maggior parte delle persone non ha mai sentito nominare. Si chiama zona di convergenza oceanica. Ascoltate bene, è il punto dove due o più correnti di origine diversa si incontrano, con temperature diverse, salinità diverse e nutrienti diversi. E quando si scontrano non si annullano, si stratificano, creando un ambiente ibrido, un ecosistema di confine, dove le regole normali non valgono più. E in quel punto la biodiversità esplode. Specie di acque fredde accanto a specie di acque calde, organismi di profondità che risalgono in superficie. Abbiamo anche predatori che normalmente non si troverebbero mai nello stesso territorio, che cacciano fianco a fianco, ed è caotica come cosa, è instabile ed è straordinariamente ricca di vita. Non è una leggenda, è oceanografia. L'esempio più potente che abbiamo sul nostro pianeta si chiama convergenza antartica. È il punto dove l'oceano australe, freddo, denso e ricco di ossigeno, incontra le acque più calde dell'Atlantico e del Pacifico. È una linea immaginaria che gira intorno all'emisfero sud. I ricercatori la studiano da oltre un secolo, la mappano con satelliti e ci costruiscono modelli climatici sopra. In quella zona si concentra una quantità di vita marina sproporzionata rispetto al resto dell'oceano. Abbiamo balene, pinguini, calamari giganti e krilli in quantità astronomiche, specie che non si trovano insieme da nessun'altra parte. Possiamo definirlo? È un all blu parziale, no? Parziale perché la barriera esiste ancora, perché gli oceani sono ancora separati, perché il sistema ancora non è completo. Ma cosa succede quando una barriera scompare del tutto? Per rispondere bisogna andare indietro, mi dispiace per voi, di 5 milioni di anni. Immaginate il Mediterraneo, non come lo conoscete oggi, collegato all'Atlantico attraverso lo stretto di Gibilterra. Immaginate il Mediterraneo chiuso, isolato, un bacino quasi completamente separato dall'oceano globale, con le sue specie, la sua temperatura e la sua salinità. Una salinità così alta che in certi periodi alcune zone erano quasi sterili. Un mondo biologico a sé, per interi millenni. Poi qualcosa si è rotto. La barriera rocciosa che separava il Mediterraneo dall'Atlantico ha ceduto. L'acqua ha iniziato a passare. Prima un rivolo, poi un fiume. Poi qualcosa che i geologi descrivono come la cascata più grande della storia del pianeta. Un volume d'acqua 1000 volte superiore alle cascate del Niagara, che si riversava nel bacino mediterraneo. Lo stretto di Gibilterra si era aperto e, fermatevi su questa immagine, due ecosistemi che non si erano mai incontrati, due popolazioni di specie che si erano evolute in isolamento, due mondi biologici completamente separati. E in un tempo brevissimo tutto ciò. Brevissimo per la geologia, qualche migliaio di anni, e si sono fusi. Le specie atlantiche sono entrate nel Mediterraneo, alcune si sono adattate, alcune hanno soppiantato quelle locali, alcune si sono addirittura ibridate. Il confine biologico tra due mondi si è dissolto, esatto, come l'all blu. E non è una metafora, è il meccanismo reale che produce quello che Sanji chiama il suo sogno. Togli la barriera e il sistema si riequilibra, gli ecosistemi si mescolano e le specie si incontrano. E adesso torniamo a One Piece. Vegapunk nell'arco di Egghead rivela che il livello del mare nel mondo di One Piece sta salendo, che questo innalzamento è legato al secolo vuoto e che qualcosa nella geografia del mondo è stato modificato. In un passato che il governo mondiale ha cancellato con cura chirurgica dalla storia. La red line artificiale è ancora una teoria, non un fatto canonico confermato, e lo dico chiaramente, ma è la lettura più coerente con quello che Oda sta costruendo pezzo per pezzo da 30 anni. E se quella barriera è stata costruita durante il secolo vuoto per dividere un mondo che prima era unito, per separare popoli, mari ed ecosistemi, allora possiamo dire che la sua caduta non sarà solo un evento politico, ma sarà un evento geologico. Sarà Gibilterra.
e da qualche parte in quell'oceano che si rimescola, in quel caos di correnti che tornano a incontrarsi, esisterà un punto dove i pesci di quattro mari si trovano nello stesso posto e Sanji non dovrà cercarlo, esisterà già, sarà l'All Blue stesso a arrivare da lui. Ma adesso facciamo un passo indietro, metaforicamente, non mettiamoci a camminare all'indietro. Pensate agli Strowet, pensate ai loro sogni. Ognuno ne ha uno diverso. Rufy, re dei pirati. Zoro, il più grande spadaccino del mondo. Robin invece vuole scoprire la vera storia del mondo. Chopper vuole invece curare qualsiasi malattia. Ma hanno tutti una cosa in comune. Dipendono solo da loro. Luffy diventa il re dei pirati se è abbastanza forte. Zoro se si allena abbastanza. Nami se naviga abbastanza. I loro sogni sono l'espressione diretta di quello che sono, di quello che fanno e di quanto lontano arrivano. Ma il sogno di Sanji è diverso. Sanji non può creare l'All Blue, non può allenarlo in resistenza, non può disegnarlo su una mappa e andarlo a cercare con una bussola. L'All Blue o esiste o non esiste, è una questione geografica, è una questione assolutamente non di forza di volontà. E questo è esattamente il motivo per cui il fandom lo ha sempre trattato come il sogno romantico della ciurma. Quello più poetico, quello irraggiungibile nel senso più letterale. Come se fosse meno serio, come se fosse il sogno meno reale, no? Rispetto agli altri che sono più tangibili. E invece Oda ha costruito il sogno di Sanji in modo completamente diverso dagli altri. Non è un traguardo da raggiungere, è una conseguenza. Qualcosa che accade quando il mondo torna a essere quello che era prima che qualcuno lo rompesse. Ora pensateci, Luffy deve ancora diventare il re dei pirati, Zoro deve ancora battere Mihawk, Nami deve ancora sicuramente finire la sua mappa, Sanji invece ha già vinto. Non lo sa ancora, ma lui ha già vinto, ragazzi, mi viene la pelle d'oca, perché quando la Red Line cadrà e tutto nella saga finale indica che cadrà, la geografia del mondo di One Piece si riequilibrerà, le correnti dei quattro mari torneranno ad incontrarsi e gli ecosistemi separati artificialmente per secoli si mescoleranno. E da qualche parte in quell'oceano che cambia forma esisterà un punto dove i pesci del North Blue, South Blue, East Blue e West Blue nuoteranno insieme nello stesso posto. E non sarà una scoperta, sarà solamente una conseguenza. L'All Blue non è il premio di fine viaggio, è quello che rimane quando togli il torto che era stato fatto al mondo. E Oda, secondo me, lo sapeva già al Baratie. Lo sapeva quando ha scritto Zeff e lo sapeva quando ha messo quel libro nelle mani di un bambino. E lui ha costruito già la Red Line continua, senza varchi, attorno all'intero pianeta. Ogni pezzo era già lì, in posizione e già connesso alla risposta finale. Il sogno, sì, più sottovalutato di tutti, è perché non era un sogno, era una profezia e Zeff lo sapeva. Benvenuti su Akira Popcorn. Questo era solo l'inizio di quello che Oda ha nascosto sotto la Red Line. Ciao a tutti.